In questo episodio volevo parlare dei pronomi combinati e dell'ordine delle parole in italiano. Più precisamente volevo vedere insieme a voi delle frasi piuttosto particolari. Ti ricordo che puoi attivare i sottotitoli e che qui trovi la trascrizione in formato PDF e il file audio. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito la prima frase. Round 1. La prima frase è questa. Oggi preferisco non dire niente a Daniele. Questa cosa gliela dico domani. Come vedi, la seconda frase è piuttosto particolare. In primo luogo perché c'è il pronome combinato gliela e in secondo luogo perché c'è quella che in termini tecnici viene chiamata dislocazione a sinistra. Ora non mi dilungherò più di tanto sul pronome combinato glielo, gliela, glieli, gliele e sulla dislocazione a sinistra, perché comunque ho già pubblicato 2 video su questi argomenti. Poi qui e che cazzo? Poi qui e nella descrizione aggiungo i 2 video. Se ti interessa capire meglio i pronomi combinati e la dislocazione a sinistra, mi raccomando, dagli un'occhiata. Ora quello che ci interessa è che il complemento oggetto, questa cosa, è stato spostato prima del verbo, cioè a sinistra del verbo. Come va interpretata la frase questa cosa gliela dico domani? Va interpretata così. Domani gli dico questa cosa. Questo sarebbe l'ordine tradizionale con il complemento oggetto dopo il verbo, cioè a destra del verbo. Nelle frasi con dislocazione a sinistra, il complemento oggetto viene, per così dire, spostato a sinistra e poi viene ripetuto da un pronome. In questo caso abbiamo il pronome combinato gliela, che significa gli, cioè a lui, più la, cioè questa cosa. Che differenza c'è tra questa cosa gliela dico domani e questa cosa la dico domani? Nel secondo caso non specifico a chi dico questa cosa. Quindi se dico questa cosa la dico domani è una frase generale, non indico la persona alla quale dico questa cosa. In generale dirò questa cosa. Quindi in questo caso se io dicessi questa cosa la dico domani, la frase risulterebbe incompleta. Ma vediamo la seconda frase. Round 2. La seconda frase è questa. Ilaria adora quel giubbotto, è il suo preferito. Quel giubbotto gliel'ha regalato sua nonna. Anche in questo caso abbiamo un pronome combinato glielo in una frase con dislocazione a sinistra. Il complemento oggetto, quel giubbotto, è stato spostato a sinistra e poi è stato aggiunto il pronome glielo. Questa frase molto semplicemente vuol dire sua nonna le ha regalato quel giubbotto. Mi rendo conto che le frasi di questo tipo possono sembrare contorte, cioè non è che possono sembrare, effettivamente sono contorte. Però anche se sono contorte non sono sgrammaticate e sono al contrario perfettamente accettabili. Le frasi di questo tipo sono molto comuni nel parlato. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, probabilmente le trovi strane. Però ti posso assicurare che per i madrelingua italiani sono perfettamente normali. La particolarità di questa frase non è soltanto la dislocazione a sinistra, ma è anche la presenza del pronome combinato. In questo caso non posso dire quel giubbotto l'ha regalato sua nonna.
perché mancherebbe la persona a cui è stato regalato il giubbotto. In questa frase devo usare il pronome combinato ielo, che in questo caso va interpretato come le, cioè a lei, più lo, cioè quel giubbotto. Ma vediamo la terza frase. Round 3. La terza frase è questa. Mi sono dimenticato i libri di tua sorella. Di a tua sorella che i libri glieli porto la prossima volta. Anche in questa frase abbiamo una dislocazione a sinistra e un pronome combinato, ieli. Questa frase molto semplicemente vuol dire: la prossima volta porterò a tua sorella i suoi libri. In questa frase il complemento oggetto i libri è stato spostato a sinistra e poi è stato aggiunto il pronome combinato ieli. Questo pronome indica contemporaneamente il complemento diretto, cioè che cosa porterò, e il complemento di termine, cioè la persona a cui porterò questa cosa. In questo caso il pronome ieli va interpretato come la fusione del pronome indiretto le con il pronome diretto li. Ecco, spero che questi esempi ti siano stati utili. Come dicevo, ho fatto 2 video piuttosto dettagliati, uno sulla dislocazione a sinistra e l'altro sul pronome combinato ielo, iela, ieli, iele. Qui ti lascio le 2 schede. Mi raccomando, dagli un'occhiata.